Più di 6 mesi fa ho fatto un video in cui vi davo alcuni consigli, alcuni piccoli trucchi per sembrare un pochino più madrelingua quando cercate di parlare italiano. Andate a vederlo se non l'avete ancora visto e poi tornate qui a vedere questo video perché questo video è la seconda parte di quel video, ok? Ho visto che non solo vi è piaciuto molto, ma anche che io stesso avevo molti altri consigli da darvi e penso che ne avrò ancora forse per un terzo video, ma valuterò se farlo più avanti. Comunque ho deciso quindi di fare questa seconda parte per darvi qualche altro consiglio. Quindi prendete questi consigli che vi do, tutti questi piccoli trucchi, questi piccoli accorgimenti da adottare quando parlate italiano, utilizzateli e vedrete che gli italiani con cui parlate si stupiranno di quanto sembri spontaneo e naturale il vostro modo di parlare in italiano. La gran parte dei consigli che vi darò in questo video fanno parte di un tipo di linguaggio estremamente colloquiale, quindi fate attenzione e cercate di non usare questi modi di dire o questi modi di esprimersi in qualcosa di formale e scritto. Potete usarli però o quando parlate con un amico nella vita reale, quindi a voce, oppure quando parlate con qualcuno con cui avete un certo livello di familiarità online. Quindi sì, allo scritto, ma uno scritto molto rilassato che riproduce il modo di parlare colloquiale. Cominciamo. Il primo consiglio che ho per voi è quello di aggiungere la particella mi ad alcuni verbi specifici. Dunque, siccome i verbi con cui si potrebbe utilizzare l'aggiunta di questa particella mi sono tanti, vi darò solo 3 esempi che secondo me sono i più comuni, ok? Il primo è il verbo mangiare, il secondo è il verbo guardare e il terzo è il verbo prendere. Dunque, a cosa serve l'aggiunta di questo mi e quando si aggiunge? Intanto si usa quando si sta parlando alla prima persona, quindi io mangio, io prendo, abbiamo detto, e io guardo. Allora, quindi invece che dire per esempio mangio, potreste dire mi mangio. Per esempio questa sera mi mangio una bella pizza. Oppure questa sera mi guardo un film. Oppure ancora la prossima settimana mi prendo un paio di giorni di vacanza. Vedete che invece che dire questa sera mangio una pizza oppure guardo un film o prendo un paio di giorni di vacanza, che sono tutte frasi perfettamente corrette, ho detto mi mangio, mi guardo e mi prendo. Ora, perché ho aggiunto questo mi? Non ha un significato immediatamente evidente o ovvio. La funzione dell'aggiunta di questo mi è quella di indicare che questa cosa che voi state facendo, quindi per esempio il fatto di mangiare una pizza, avrà un risultato che va particolarmente a vostro vantaggio oppure a vostro piacere. Passiamo al secondo consiglio. Una cosa che fanno gli italiani molto spesso è quella di cominciare alcune domande con la parola ma. In questo caso il ma non ha una funzione grammaticale o semplicemente anche solo letterale, ma aggiunge una sfumatura che va a indicare il fatto che ci stiamo togliendo una curiosità con la domanda che stiamo ponendo. Per esempio, c'è una sottilissima differenza tra il chiedere a qualcuno quanti anni hai e il chiedere a qualcuno ma tu quanti anni hai? E questa differenza è che stiamo esprimendo un pochino questa sfumatura di toglimi questa curiosità, tu quanti anni hai? Invece che semplicemente in modo, diciamo, piatto e senza una particolare sfumatura di significato, stiamo chiedendo l'età a qualcuno. Terzo consiglio, molto breve, molto semplice, una cosa che in realtà non ha nessun tipo di funzione e non aggiunge né toglie una sfumatura particolare, è il fatto di utilizzare il pronome clitico ci
all'inizio, cioè prima, scusate, del verbo avere. Quindi sentirete molto molto spesso in italiano colloquiale, quindi non scrivetelo mai, ma potete dirlo tranquillamente, sentirete molto spesso che gli italiani dicono c'ho invece che ho. Per esempio qualcuno mi domanda quanti soldi hai? Io gli rispondo c'ho 10 euro. È veramente molto molto colloquiale, però è una cosa che si fa anche molto comunemente. Quarto consiglio. Questa è una cosa che forse ad alcuni italiani sembrerà sbagliata o comunque sembrerà non seguire le regole grammaticali che ci hanno insegnato da piccoli, ma è in realtà qualcosa che facciamo quasi senza neanche accorgerci nell'italiano parlato, nell'italiano colloquiale, tutti i giorni. Ed è il fatto di utilizzare in un periodo ipotetico dell'irrealtà l'indicativo imperfetto al posto del congiuntivo trapassato e del condizionale passato. Quindi, invece di dire se avessi potuto l'avrei fatto, si può dire se potevo lo facevo. So bene che a tanti italiani sembrerà un modo di parlare molto terra-terra, ma se ascoltassero il modo in cui loro stessi si esprimono tutti i giorni, si accorgerebbero che in realtà è qualcosa che fanno costantemente loro stessi. Quinto consiglio. Cercate di utilizzare ogni tanto la parola roba al posto di cosa. Però fate attenzione, perché la parola roba ha una connotazione a volte leggermente dispregiativa, diciamo, nei confronti della cosa di cui state parlando. Per esempio, se vedo un oggetto che non conosco e che mi sembra che sia fuori posto, che mi dà fastidio che sia in un certo posto, posso dire: ma cos'è questa roba? E che cosa ci fa qui? Ecco, quindi potete sentire anche dal tono che ho impiegato che in questo caso roba può avere una connotazione leggermente dispregiativa, ma non sempre. Alcune volte si può utilizzare anche in modo completamente neutrale ed è molto semplicemente un sinonimo di cosa. Oppure un altro significato molto molto comune della parola roba è il sostantivo collettivo che indica un insieme di cose, quindi è singolare ma indica tante cose. Quindi corrisponde in un certo senso all'inglese stuff, ok? Per esempio una frase come there's a lot of stuff in this room si può tradurre con c'è un sacco di roba in questa stanza. Oppure, per esempio, se voglio dire a qualcuno take your stuff and go, posso dirgli prendi la tua roba e vattene. Numero 6. Anche questa estremamente colloquiale da non usare in contesti formali perché può essere percepito come un po' maleducato, ma con gli amici e con la famiglia è assolutamente accettabile e normale. Potete utilizzare la parola, che non so se si può definire veramente parola, è come modo di dire cosa oppure di dire come per esprimere insomma che non abbiamo capito cosa qualcuno ha appena detto e quindi gli stiamo chiedendo di ripetere. Per esempio gli anglofoni spesso usano la parola per chiedere a qualcuno di ripetere quello che ha detto, per dire non ho capito. In italiano invece diciamo è. Quindi, per esempio, se un mio amico mi dice una cosa, ma io sono troppo distante e non lo sento, posso dirgli Questa è la maniera più naturale per gli italiani di esprimere che non abbiamo capito bene, che non abbiamo sentito e che quindi stiamo chiedendo di ripetere. Consiglio numero 7. Dunque, una cosa che potete fare, che non è proprio grammaticalmente corretta, ma che è sicuramente molto comune, è quella di utilizzare gli aggettivi al posto degli avverbi di modo. Che cos'è un avverbio di modo? È chiaramente un avverbio che specifica il modo in cui una certa azione è stata fatta. Quindi, per esempio, un avverbio di modo può essere velocemente. Per esempio, se voglio dire i madrelingua italiani parlano molto velocemente, posso tranquillamente anche dire
almeno nell'italiano colloquiale parlato, i madrelingua italiani parlano molto veloce. Oppure, se sto parlando di un atleta che è particolarmente bravo nei 100 metri piani, per esempio, posso dire quell'atleta corre velocissimo, invece che dire quell'atleta corre molto velocemente. Entrambe le versioni sono assolutamente accettabili nell'italiano parlato, non c'è alcuna differenza, però sicuramente è una cosa molto particolare e tipica quella di utilizzare l'aggettivo e non l'avverbio, che quindi vi farà sembrare un pochino più naturali, un pochino più italiani. Infine, eccovi il mio 8º consiglio. Dunque, in alcuni tipi di frase particolare, soprattutto frasi in cui si sta usando un imperativo oppure si sta facendo una richiesta a qualcuno, quindi si sta dando un ordine o si sta facendo una richiesta, si può poi spiegare il motivo di questa richiesta usando che invece di perché. Per farvi un esempio, se io sto guardando la televisione e entra nella stanza mio fratello, un mio amico, qualcuno, e si mette in piedi tra me e la televisione, e quindi io non vedo più cosa sta succedendo nella televisione, nel film che sto guardando o nel programma che sto guardando, posso chiedere a questa persona: scusa, ti puoi spostare che non vedo? È molto molto comune in italiano colloquiale il fatto di utilizzare in questa situazione il che al posto del perché. Il senso è sempre quello: puoi spostarti perché non vedo. Oppure, sono a tavola e mi accorgo che al cibo che sto mangiando manca un po' di sale, però il sale è dal lato opposto della tavola, che magari è una tavola molto lunga, e non ci arrivo, non riesco a raggiungere il sale dal posto in cui sono seduto. Quindi chiedo a qualcuno che è seduto dall'altro lato della tavola se mi può per piacere passare il sale. Allora cosa gli dirò? Passami il sale, che non ci arrivo, ok? Il senso è semplicemente passami il sale perché non ci arrivo, perché non riesco a raggiungere il sale. Però è perfettamente accettabile e anzi molto più comune forse utilizzare che invece di perché. Bene, per questo video ho finito i trucchi, gli accorgimenti, i consigli che avevo per voi perché possiate sembrare un po' più madrelingua quando vi esprimete in italiano. Se avete bisogno di chiarimenti per capire come si usano questi modi di esprimersi, non esitate a farmi le vostre domande nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!